Ripeto, quella roba sembra vagamente tossica. Sembra una scuola. Wow, belle. Wow ragazzi, sono libri vecchissimi. Sembrano quelli di una scuola. Ciao ragazzi, nuovo video, alta esplorazione. Esplorazione sempre caratterizzata da questa insana curiosità morbosa di entrare in questi posti abbandonati. In realtà poi pieno di fotografie comunque. 1999. E qui è pieno di altra roba medica. Comunque stavo dicendo, siamo appena entrati in questa struttura abbandonata, non sappiamo bene cosa sia, è enorme, ma sembra essere tipo un dispensorio medico o qualcosa del genere. Cavolo è questa stanza? Ma dai, non ci credo. Etta, c'è un tavolo da ping pong. Te lo giuro. Ci sono anche le racchette. Giochiamo. Mancano solo le palline. Giochiamo. Allora, come al solito sembra essere stato abbandonato nel periodo natalizio. Cioè, guarda, ci sono le decorazioni di Natale. Nel fondo vedo le luci accese comunque. Penso sia il contatore distaccato. Ok, facciamo la classica prova che facciamo sempre. Ok, no, non si è acceso niente. Questo sei tu? No. Sì, hai ragione, non ci sono pochissime impronte. Eh sì, tu hai camminato e poi hai lasciato l'impronta. Qua non ci cammina nessuno da molto molto tempo. Ok ragazzi, ci siamo appena accorti che il pavimento è praticamente intonso, cioè non ci sono impronte, non c'è niente, c'è solo polvere e noi stiamo lasciando le prime impronte, penso veramente dopo molti anni. Non so se è una cosa positiva o meno. Cos'è qua? Dai, auguri, Natale. Dai, sì, tutte le decorazioni natalizie sono. Anche questo palazzo l'hanno abbandonato nel periodo natalizio. Questo è inquietante. Tra l'altro sto notando che è anche pieno di coriandoli per terra, quindi forse hanno fatto qualche festa? Come ultimo periodo. Te la faccio io la festa adesso. Ma è vero o finto? È vero. Non ci cammina nessuno. Sì, ma tu non hai idea di quanta polvere che c'è qua sopra? Lo so. Siamo tutti travestimenti. Sì, è un vestito da scolaresca questo. Non è stato subito chiaro cos'era questo posto. In apparenza sembrava una casa di cura o una scuola, magari un istituto professionale. Ma l'alto numero di medicinali e confezioni che sembravano farmaci ci ha fatto sospettare che questo luogo aveva altri scopi. Ok ragazzi, voi non potete saperlo, ma oggi abbiamo un sacco di verifiche da fare, almeno 6, quindi abbiamo veramente poco tempo per stare qua dentro. Oddio, è pieno di quadri. Dai, Anche pianoforte. ragazzi, c'è un piano. No, questo non me lo spiego. Cosa c'entra? Ma secondo te che posto era? Un RSA, un oratorio? Non si capisce, cioè mi sembra più Una cose casa di insieme. cura? Cos'è che è? Sembra più cose insieme. Ok ragazzi, un quadro. Scusami, no, un cavalletto. Un cavalletto per dipingere. Minchia, il pianoforte è vecchissimo, guarda. Qua ci sono altri quadri. Questo sembra tipo un deposito di pittura. Cioè come se qua mettevano tutte le cose per pitturare. Forse è una sorta di sala ricreativa. Anche il lavandino così inquietante, con i numeri sopra. Stavamo per salire al piano superiore, ma la nostra attenzione è stata attirata da un piccolo magazzino. Apparentemente sembrava nulla di che, ma in realtà conteneva le risposte che stavamo cercando. Magazzino? Non c'è niente? Oddio, avete messo un campione medici. Di cosa?
E allora, poi qua censuro rifiuto derivante da Vasca, Basta. sì, Vasca 01, c'è scritto la provincia, la data che è del 2004, e allora qua c'è scritto per esempio rifiuto Vasca 02, prelevato dal nome del paziente il giorno 16 aprile 2004, quindi sono passati 20 anni. Minchia. Questo è un rifiuto medico, pieno. porca Eva. Questo Sì, è non pieno di me rifiuti toccati. medici. Ma che cos'è quello? A me sembra una sacca di sangue, sinceramente. Sì, merda. Ma che cazzo? Carabinieri. Come carabinieri? Giuro, c'è scritto carabinieri. Ok ragazzi, ritrovamento inquietante e schifoso. Fede sta mettendo i guanti per la prima volta in vita sua, quindi potete capire la gravità della situazione. E sembrano rifiuti medici. Ma che schifo, cos'è? Antisofisticazione. Non è che quando fanno i test del DNA, quelle puttanate lì? Prelevata, sequestrata. Palle? Che cazzo è? Forse hanno fatto qualche analisi RIS. Non ho capito. Sì, ma di che cos'è? Pasti, palle voglia. Nucleo antisofisticazioni, carabinieri. Antisofisticazione, bisogna capire cos'è. Devo già anche su internet. Processo verbale, ok, del 98. Del 1998. Non ci credo. C'è qua dentro. Ma Dio, quante robe. Sono uscite delle farfalle. Ma anche là ci sono dei pomodori. Non è che forse sono i RIS, quelli dei ristoranti, quelle cose lì magari? Sì. Che fanno i test sulla qualità del cibo, non lo so. Occhio di caldo tutto. Pomodori pelati. Tigri alimentari, sì. Ok, fanno i test di Panda supermercato. distribuzione. Sì. Esatto, quindi questo dici che serviva per fare i test. Sì. Ma siete pieno di roba, guarda. Provette, flaconi, Quindi fanno robe mediche. Allora andiamo a vedere sopra, ci sarà qualche è tutta laboratorio. roba medica. Andiamo a vedere. Ok ragazzi, ritrovamento sotto scala assurdo. Iniziamo a pensare che in questo posto facevano dei test alimentari, e magari RIS o qualche unità di polizia, perché c'è roba, si tratta che era il nucleo carabinieri là sotto. Ed è pieno di provette, guarda. Però c'è un laboratorio. È pieno di provette. Quindi come dicevo iniziamo a pensare che possa essere una sorta di laboratorio dei RIS, dei NAS, come cavolo si chiamano. Tutta roba medica quella lì. Oh Gesù ragazzi. Aspetta, ma qua è pieno di libri medici, dispensori, tutto quanto. Un biliardo di là. Ma veramente? Sì, ragazzi. Guarda qua. Cazzo, non sembrava così figo le Ma foto. non ci credo. Che bello. Ok ragazzi, assurdo. È pieno di laboratori medici. Forse qua facevano gli esami del RIS a questo punto. Il RIS o i NAS? Cosa cambia? Le liste mi sa che sono quelli degli omicidi. Ok, RIS omicidi e NAS invece alimentari. Sì. Allora mi sa i NAS. Di là c'è anche... Ma comunque sono vecchissimi, questa è roba che non usano da 30 anni almeno. Di là c'è anche Infatti il sotto la data era del Di 2004. là c'è anche il biliardo. Sì, poi andiamo a vederlo. Poi cosa ci fa qua un biliardo? Non lo so. Bestemmiavi nel tubo e lui ti faceva la suoneria. Quindi funzionava la bestemmia. Sì, poi tu l'avevi Sì, qua perché dentro, sembrava molto complicato da e utilizzare. dopo entravamo qua le bestemmie e dopo che si canalizzavano e dopo ci usciva una suoneria tipo. Che bella. Che belli libri. Mamma, questa è antica. Guarda i libri. Questa è qua da un po' di tempo. Cazzo di libri. Cazzo, sono carini i libri.
Te l'ho scritto in francese. Sì, lo so. Ma sono tutti francesi. Sì, lo so, guardati, guarda con un occhio. A parte qualche No, roba questo è italiano, c'è sostanze chimico esplosive, chimica organica sperimentale. Sembra roba interessante, abbastanza tetra anche. Un sacco di roba medica anche qua. Vero, visto, cazzo. E pieno, questi sono pure nuovi. E i pontaprovette. Belli. Che belli. Belli anche questi. Che figata, sembrano quelli di Resident Evil. Sì, minchia, tutti portaprovette. Anche qua è pieno di pontaprovette. Pieno. Oggi G10. Sì. Questo qua è bellissimo, Etta. Sì, lo vedi. Etta, ti prego. Guarda. Oh no. È una cassa. No, è un calcolatore. Un calcolatore, sì. È un calcolatore, ma non capisco perché qua c'è il disco del telefono. Non sai perché devi girare qualcosa? Non lo so. Figato. Ragazzi, fighissimo, dobbiamo velocizzare l'esplorazione, quindi andiamo a vedere cosa troviamo di qua. Un macchinario cos'è? Non so. Ragazzi, questo macchinario è assurdo, vecchissimo e assurdo. No, non ci credo. Non ci credo. Infatti la vera domanda è cosa c'entra un tavolo da biliardo qua? Ma ci sono ancora sulle palline, Etta. Mancano le stecche, ma le palline ci sono ancora. Ok ragazzi, è sempre emozionante quando troviamo questi tavoli da biliardo, specialmente trovarli così integri è veramente una figata pazzesca. Ho sempre sognato avere un tavolo da biliardo in taverna. No, non è il buco. Ma questo è per mettere le sigarette? Cioè uno fumava e spegneva qua il mozzicone. Sì, è vero, poi staccava. Stanza fumatori. Ok ragazzi, continuiamo l'esplorazione. Qua c'era il timbratore d'ingresso. Ok ragazzi, stiamo continuando l'esplorazione velocemente. Qua era sicuramente l'ingresso perché c'è il timbratore dei dipendenti. E queste invece sembrano essere delle camere di degenza e questo proprio non me lo spiego. Ok ragazzi, il perché qua ci siano dei letti di degenza non me lo spiego. Perché cioè, è un laboratorio o è un ospedale? Qui ragazzi altri reperti informatici anni 90, ma non perdere tempo perché ne abbiamo veramente poco. In fondo invece sembra che ci sia una vetrinetta medica. Sì, sono io. Volevo vedere questi altri reperti informatici anni 90. Ok ragazzi, penso che abbiamo ufficialmente l'anno e anche il mese dell'abbandono, tra giugno e agosto del 2004. Da qua altre scatole piene di reperti anni 90. Sì, è tostissimo. No, qua dentro non sono ancora entrato. Ma che figata. Questo è un laboratorio, adesso l'hanno sì smantellato, ma era un laboratorio. Questi macchinari sembrano veramente usciti da un film tipo Breaking Bad. Anche se non penso che servivano quello. No, niente. Vuoto? Sì, ho provato. Per queste non sembrano le borsette che usano i carabinieri, effettivamente, quelle che si puntavano una volta a tracolla. Macchinario assurdo, non ho idea di cosa poteva servire. Sì, arrivo, altri macchinari assurdi, ragazzi, però dobbiamo velocizzare perché il tempo veramente stringe. Qua c'è un frigorifero. E lì in fondo c'è una macchina da scrivere. Tra l'altro penso che quelle borsette che abbiamo visto prima, quelle dei carabinieri, in realtà contenevano questi aggeggi qua. Sembrava di Chernobyl, non ho idea di cosa potevano servire. M5010, magari poi lo cerchiamo su internet. Questo
Questo sembra il taser che usano nei film di fantascienza. Ok ragazzi, stiamo salendo il piano superiore, che penso sia anche l'ultimo. È già su ovviamente. Ah no, c'è un altro piano addirittura. Mi sa che l'ingresso non è dei più agevoli. Sto sperando di non tagliarci la testa in due. Ragazzi, alzo piano, ancora più interessante di quello sotto. Sembrano essere tutti laboratori e ci sono un sacco di queste vetrinette piene di oggetti appunto da laboratorio. Wow, wow ragazzi, tutta roba chimica. Questo è bellissimo. Wow, non so cos'altro dire. Kit per determinazione nitriti. Non ho idea di cosa volesse dire, ma è pieno di flaconi. Questa ragazzi non la vedevo da quando ero piccolo. Super ampira forte. Me la ricordo ancora. Che ragazzi, purtroppo i danni strutturali di questo edificio sono veramente importanti. Ce ne stiamo rendendo conto man mano che andiamo avanti con l'esplorazione. Wow ragazzi, un altro laboratorio. È rimasta veramente un sacco di roba qua dentro. Ragazzi, altri laboratori. Che figata. Ok ragazzi, assurdo, c'è veramente di tutto e di più. Penso che questo girava una volta qua mettevano sopra delle provette grosse, giravano, e qua è pieno di roba medica, di laboratorio. Non ho idea di cosa potesse servire, ma è veramente assurdo. Sodio di tiosulfato, boh. Questo non so cos'è, ma scade nel 2003. Ragazzi, un altro laboratorio. Pieno di roba. Anche lì ci sono altri macchinari di cui veramente non ho idea di cosa potevano servire. E un sacco di flaconi veramente assurdi che sembrano usciti da un film dell'orrore anni 70-80. Tipo questo flacone qua con questa specie di tubo collegato che porta in questo caso... No, anzi mi sa che scolava in questo piccolissimo lavandino. Non so cosa serviva. Wow, il kit di primo soccorso ancora intonso. Che questi sono talmente vecchi che ti sono addirittura incollati. Penso che una volta servivano come laccetti per le garze. Wow ragazzi, che figata. Lascio aver acceso anche stanotte. Beh, direi che il tempo è passato. No ragazzi, questo non so cosa sia, ma è bellissimo. Questo penso sia lo strumento più vecchio che ho visto fino adesso qua dentro.
Ma anche questo che bello. Hai visto che bello? Sì, sì. Ma cosa servono secondo te tutte queste cannucce? E così ma sono quelle per mischiare... Per fare i drink, quelli lunghi? Anche sì, esatto. È vero, hai ragione, ecco dove l'ho visto. Anche i drink sono comunque una forma di roba piccola. Penso sia il lavandino più assurdo che abbia visto ultimamente. Ci sono due rubinetti separati, uno più in fondo e uno più in qua, tutti e due dell'acqua fredda. Anche questo chissà a cosa serviva. Ovviamente non c'è più acqua. Ok ragazzi, un altro laboratorio. Uno dei tanti ormai. Anche questo è rimasto fornito di tutto, un po' in disordine ma ancora fornito di tutto. No, gli sgabelli sono vecchissimi ragazzi. Penso siano veramente anni 70. Probabilmente una volta i dottori si sedevano qua, facevano l'analisi su questi sgabelli. Si vede che gli sgabelli sono vecchissimi, penso che siano anche più vecchi del resto della struttura. Forse questo laboratorio in generale è più vecchio rispetto agli altri. Muoversi qua dentro è veramente complicato, ragazzi. No, veramente mi dà una soddisfazione che non potete capire a livello di Wordex. Un posto del genere non capita tutti i giorni. Ragazzi, che figata. Basta un botto di roba. A parte la scritta pesce non toccare, che non ho capito cosa c'entra. C'è anche questa cosa qua, carte reattive, carte a nitrato argento. Non so cosa siano. Questi ragazzi non ho proprio idea di cosa siano. Carta alla fenolflatlane, non so neanche pronunciarlo. Ragazzi, qua c'è un mega frigorifero ma purtroppo è chiuso, ho provato ad aprirlo ma la chiave non gira, quindi è completamente bloccato. Ok ragazzi, stiamo salendo all'ultimo piano. Pensavo fosse una soffitta ma in realtà sembra che c'è un sacco di altra roba medica accatastata. C'è un laboratorio anche qua. Guarda. Ma non ci Alla credo. tua destra. Vedi? Sì, lo vedo. Questo è vetustissimo, va. È bello questo però. Mi sta anche venendo giù. Non so, infatti non so neanche se sto appoggiando su qualcosa. Interessante quella ponta che ho scritto non aprire, si vola. Non so neanche se sto appoggiando su qualcosa o nel vuoto. Sono dentro dei cristalli questi prodotti. Ah sì? Sì. Quindi l'hanno usato e poi l'hanno lasciato lì. Aspetta, ma questa è roba ancora più antica, Sì, sono vecchissime. Ok ragazzi, quando pensi che l'esplorazione sia praticamente finita ti ritrovi qui. Che sia finita. Ma pronto, l'aspetti. Ma guarda che prese elettriche che hanno lì. Esatto, le hai viste? Madonna. Che fighe. Penso siano le prese elettriche più vecchie che abbia mai visto in un posto Wordex. Ma anche qui sotto, ma che impianto elettrico? Le hai viste? Ma anche queste prese qua. Sono bellissime, vedi? Spettacoli, sì. Sono vecchissime. Sono spettacolari. Però lo sai che siamo sempre tornati. Mio Dio ragazzi, altra roba definibile archeologia medica. Mio Dio ragazzi. Un sacco di attrezzature mediche vecchissime. Ma questa penso che sia veramente roba anni 40-50 ragazzi, perché non c'è anche il vetro, la plastica, è tutto fatto in metallo. Sembrano quelle cose tipo mediche medievali che si vedono nei libri di storia. Devi prenderla vicino perché sono troppo belle. Qua dentro cosa c'è? Wow. Minchietta, guarda. Anche plastica, sì, ma che roba? Non lo so, è
Penso sia qualcosa per pulire, viva lo splendore. Viva lo splendore. Ma guarda anche il tappo, a me questo l'ho imparato dall'ecoplastica. Questo tappo qua è vecchissimo. Sì, ma è il migliore. Adesso magari poi lo cerchiamo di capire, però mi pare di ricordare che questo tappo fatto con le righe sia una cosa tipo vecchissima, cioè molto antecedente agli anni Diciamo che '80. è abbastanza, sicuramente vecchio, diciamo. Sì. Senza, guarda, lo dico quello che chiude. Wow ragazzi, assurdo. È una telecamera vecchissima, addirittura con dentro la cassetta VHS, quella grossa, non quella piccolina. Penso non aver mai visto niente di così vecchio. È assurdo ragazzi, è veramente un pezzo di storia anni 90, penso, questa telecamera. Ragazzi, è pesantissima, c'era addirittura l'obiettivo estraibile, tant'era grossa. È assurdo. Ok ragazzi, ci duole, ma dobbiamo andare perché il tempo stringe. Questo è un posto in cui ci saremmo stati dentro normalmente tipo 6 ore, ma stavolta non abbiamo veramente tempo.